Ciao a tutti, come state? Spero stiate bene e spero che il vostro fine settimana stia andando alla grande. Allora, oggi è arrivato quel giorno, è arrivato il giorno di un piccolo test, ma proprio piccolo, piccolo, solamente per ripassare più o meno tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Ma prima dobbiamo aprire con, sapete, con un messaggio, come sempre. Allora, per un momento tolgo i vostri messaggi, ma poi li rimetterò, va bene? Allora, questa email, questo messaggio, questo racconto arriva da Babs. Spero di pronunciare bene il tuo nome. Ciao Lucrezia, prima di tutto vorrei ringraziarti per tutto quello che fai. I tuoi video mi piacciono sempre un sacco e anche queste lezioni sono molto utili. Grazie per tutto il lavoro che fai, il tuo entusiasmo e il tempo che dedichi a noi. Grazie a voi, come sempre. Allora, la mia storia non riguarda una sola parola, ma una frase. Da quando sono nata, la mia famiglia ed io siamo sempre andati in Italia, più volte all'anno. È un po' come la nostra seconda casa. Così che da quando avevo 4 anni ho detto: "Quando sono grande vorrei vivere qui". Ci andavamo così spesso in Italia e abbiamo tutti un aspetto non tipicamente olandese, tanto che a scuola tutti pensavano che fossimo italiani. Purtroppo no. Comunque, dato che andavamo sempre nello stesso posto, abbiamo anche conosciuto persone del paese, tra cui una simpatica signora che lavorava in un negozio di abbigliamento. Facevamo sempre 4 chiacchiere con lei. La cosa divertente era che lei andava spesso in Olanda con la sua famiglia. Così noi la aiutavamo con l'olandese e lei insegnava l'italiano a me e mia sorella. Una delle prime frasi che ci insegnò fu: "Quanti anni hai?" Me lo ricordo molto bene perché da bambina pensavo: "Suona piuttosto strano, sembra più cinese che italiano." È un ricordo bellissimo. Ancora oggi, quando uso questa frase e la sento usare da qualcun altro, penso a quel momento e mi viene da sorridere. Oh, che carino questo racconto. Grazie mille Babs per aver speso del tempo per scrivermi questa email, lo apprezzo molto. E se sei in chat ci salutiamo. Allora, come state? Siete pronti per questo test? Intanto vi vedo in chat. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Allora, vediamo se c'è qualche domanda prima di iniziare. Mh-mh. Allora. Vediamo. Come posso comprare il libro per questo corso? Qualcuno lo sa? Allora, trovi i link per acquistare il libro nella descrizione di qualsiasi video in realtà, sul mio canale. Sul mio canale ci sono tanti video, specialmente i video di questo corso, e sotto nella descrizione ci sono tutte le informazioni utili. Va bene? Quindi trovi
tutte le informazioni nelle descrizioni dei video. Questo forse è un momento di autopromozione, non lo so, ma comunque. Ma tanto sapete che il libro è mio, quindi vabbè, lo devo dire. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo 2 esercizi che voi non conoscete, quindi non sono esercizi del mio libro, perché volevo fare una cosa a sorpresa per tutti. Facciamo 2 esercizi su 2 argomenti che abbiamo studiato o ripassato insieme durante queste settimane che sono passate. Grazie a te Angela. Ehm, L'argomento è a sorpresa, l'argomento di questi 2 esercizi. Sono 2 esercizi diversi, quindi anche che ci permettono di ripassare 2 argomenti diversi. Va bene? Uno sugli aggettivi qualificativi e l'altro sul presente indicativo dei verbi. Soprattutto verbi irregolari. Allora, prima di iniziare, rispondo a questa domanda. Ciao Lucrezia, ChatGPT è affidabile per imparare l'italiano? Secondo me no. E lo dico perché nel tempo ho fatto delle prove. Ho messo alla prova ChatGPT e le risposte che mi ha dato sono state molto deludenti. Quindi non deludenti in termini di stile, ma proprio deludenti perché le informazioni erano sbagliate, grammaticalmente sbagliate. Quindi no, secondo me no. Bene, allora iniziamo subito con il primo esercizio. Il primo esercizio è sugli aggettivi qualificativi. Che cosa facciamo? Vedete sullo schermo il testo, questo paragrafo, questo breve testo da completare e dovete completare gli spazi vuoti con la forma corretta degli aggettivi tra parentesi. Va bene? Quindi adesso metterò sullo schermo intero solo l'esercizio perché così potete guardarlo, leggere il testo e scrivere le risposte. Io non parlerò adesso, quindi vi lascio 5 minuti per fare l'esercizio e poi lo rileggiamo insieme e magari, se avete domande, rispondo alle domande. Va bene? Bene. Siete pronti? Ci vediamo tra 5 minuti. Quindi adesso concentratevi sull'esercizio.
Ci siete? Vedo molte risposte tra i commenti. E non vorrei interrompere il flusso di queste risposte. Allora, ci siete. Bene. Andiamo a leggere insieme il testo con la soluzione. Allora, fatemi un attimo sistemare qua. Fatemi sistemare. Okay. Allora, leggiamo questo testo. Dormire a prezzi bassi. C'è un modo nuovo di viaggiare e di dormire. In tutto il mondo ci sono comode strutture per pernottare a prezzi economici. Sono gli ostelli che, fino a qualche tempo fa, gli studenti usavano per viaggiare, senza spendere grosse somme di denaro. Adesso gli ostelli sono diventati una moda per i turisti. Ci sono infatti strutture con camere luminose e con arredamenti molto confortevoli. Dalle finestre i turisti possono ammirare i panorami mozzafiato. Per i turisti che invece vogliono stare nei centri storici, a Venezia c'è un palazzo antico, il Palazzo Guardì, che offre la possibilità di dormire a buon prezzo in camere che si affacciano sulla laguna e vedere i monumenti importanti della città. Mi sa che sopra era per chi viaggia, infatti mi sono dimenticata di modificare anche qua. Per chi viaggia, perché se no si ripete troppe volte turisti, turisti, turisti. Per chi viaggia. Allora, domande. Mi aspetto una domanda in particolare. Vediamo se arriva. Mh-mh. Eccole. Proprio su quell'aggettivo vi volevo. La parola mozzafiato mi ha tratto in inganno. Eh sì, dovevo mettere un trabocchetto, se no non sarebbe stato un test degno di essere chiamato test, giusto? Allora, cominciamo dal significato. Che cosa significa mozzafiato? Mozzafiato significa qualcosa che toglie il respiro per la bellezza. Io guardo un panorama mozzafiato, è un panorama bellissimo, meraviglioso, stupendo, che toglie il fiato. Quindi questo è il significato. È un aggettivo per descrivere qualcosa di veramente, veramente bello. Uhm Qualcuno ha scritto che lo sì, l'hai spiegato nella lezione sugli aggettivi, sì, 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 sì. E faccio come i professori a scuola. Io dico tante cose che sembrano troppe, oppure non legate a quello che stiamo facendo e poi le metto nei test.
Allora, mhmm, perché è mozzafiato e non mozzafiati? Perché questo è un aggettivo che è una parola composta, è un aggettivo composto. Lo scrivo così è più semplice. Scrivo qui così si vede bene. Mozzafiato è una parola composta da che cosa? È una parola composta dal verbo mozzare, che significa tagliare, quindi un verbo, più fiato, che significa respiro. Fiato è un nome. Quindi quando avete un aggettivo formato da un verbo e un nome, per esempio, queste parole sono invariabili, sia nel numero sia nel genere. Quindi invariabile significa che non cambia né al maschile né al femminile, né nel numero, quindi né al singolare né al plurale. È così, mozzafiato. Va bene? Quindi, per esempio, facciamo altri esempi. Una canzone mozzafiato. Mhmm, fatemi degli esempi voi, va? Esattamente. Quindi una canzone mozzafiato, un un luogo mozzafiato, un quadro mozzafiato, un'opera mozzafiato, oppure, al plurale, delle canzoni mozzafiato, dei quadri mozzafiato. Vedete, è invariabile, non cambia. Poi c'era anche un commento, ho visto. Ah, esatto, ottimo. Una vista mozzafiato, come vedo, i sentieri mozzafiato, eccetera. Le bellezze delle Dolomiti sono mozzafiato, esatto. Ho visto un'altra non domanda, ma un commento su eccolo, su un verbo che è molto interessante. Credevo ci fosse un errore nel testo, perché pensavo alla parola prenotare, ma pernottare esiste. Eh sì, se no non l'avrei scritto. Pernottare è un verbo molto interessante. Pernottare significa trascorrere la notte da qualche parte. Pernottare. Pernottare significa trascorrere la notte in un posto. Quindi questo, solitamente è un verbo che trovate quando si parla di fare prenotazioni, uhm, appunto in un contesto di viaggio, per esempio. Pernottare. Il nome
è pernottamento, il pernottamento. Per esempio, l'agenzia si occuperà del pernottamento. Significa che l'agenzia si occuperà di organizzare, le prenotazioni per gli alberghi, gli ostelli, eccetera. L'agenzia di viaggi. Va bene? Allora, puoi dare un altro esempio di aggettivi formati da verbo più nome? Allora, non sono tantissimi, però un altro, che mi viene in mente potrebbe essere, lo scrivo qui. Sono colloquiali, questo è colloquiale. Attaccabrighe. Una persona attaccabrighe. È un aggettivo che è formato da attaccare, il verbo attaccare, che in questo caso ha il significato di iniziare, cominciare, come nel modo di dire attaccare bottone, che significa cominciare a parlare con una scusa a qualcuno. Quindi attaccare più brighe. In questo caso, brighe significa problemi. Perché? Una persona attaccabrighe è qualcuno che vuole sempre litigare. Cioè è una persona che trova sempre un motivo per litigare. Sei un attaccabrighe. Sei una persona attaccabrighe. Quindi possiamo dire: non mi piacciono le persone attaccabrighe. Questo potrebbe essere un compito per la prossima volta. Trovare gli aggettivi composti da verbo più nome. Va bene? Potrebbe essere divertente. Poi ci sono anche altre parole composte in italiano, quindi non solo gli aggettivi, abbiamo anche dei nomi, dei sostantivi che sono composti. Però adesso possiamo soffermarci sugli aggettivi. Potremmo fare una lezione in realtà sulle parole composte, perché è molto interessante. Grazie a te Amanda. Esatto, un altro esempio di, rompiscatole con una T sola. Rompiscatole, una persona rompiscatole è una persona fastidiosa. E anche qui rompere scatole. Ci sono varie versioni, questa è quella più simpatica. Poi ci sono altre versioni più volgari che non diremo adesso.
E questo è un aggettivo. Per quanto riguarda dei nomi, abbiamo per esempio cacciavite, cavatappi, eccetera. Passatempo, esatto, questi sono tutti i nomi. Portachiavi, cassaforte, esatto. Però guastafeste, esatto. Sono tutte questo può essere guastafeste può essere, in realtà sia un sostantivo che un aggettivo, dipende da come si usa. Però la cosa interessante, visto che vedo dalla chat che i nomi composti sono molto più frequenti e molto più conosciuti, soffermiamoci sugli aggettivi. Quindi sì, restiamo sugli aggettivi come compito a casa. Quindi trovare gli aggettivi composti da verbo più nome, come mozzafiato, per esempio. Va bene? Allora, vedo una domanda qui. Perché comode strutture invece di strutture comode? Rileggiamo. E senti l'intonazione. Non c'è un motivo grammaticale qui. È solo per rendere la frase più bella da sentire. Perché potrei anche dire c'è un nuovo modo di viaggiare, anziché un modo nuovo. In quel caso il significato non cambia, ma do più enfasi al fatto che è un modo nuovo, però non cambia niente grammaticalmente. E la stessa cosa è per comode strutture, al posto di strutture comode. È solamente una scelta stilistica qui, perché il significato non cambia. L'unica cosa che possiamo dire è che magari vuole porre l'attenzione sul fatto che le strutture sono comode. Comode strutture. Va bene? Quindi dal punto di vista del significato non cambia nulla. Quindi è più una scelta stilistica in questo caso. Bene, siete pronti per passare all'esercizio successivo? O avete altre domande su questo testo? Per esempio, a parte che qui ho messo un po' di cose in mezzo, però ci sono altre domande sul testo? Altre parole nuove? Vi do il tempo di riflettere mentre sposto le cose. Sì, nel caso di vecchio sì, perché ci sono pochi aggettivi che hanno questa caratteristica di cambiare significato in base alla posizione. Vecchio è uno di questi aggettivi, che sono pochi perché sono appunto vecchio, alto, piccolo. Trovate comunque tutta la lista nel libro. Però vecchio è appunto il classico esempio che si fa. Bene, allora passiamo all'esercizio successivo, perché vedo che avete capito tutto di questo testo.
L'esercizio successivo riguarda il presente. Ah, qui si è spostato tutto giustamente perché abbiamo scritto. Okay. Allora qui che cosa dovete fare? Dovete completare il testo con i verbi indicati qui. Sono in ordine sparso, va bene? Quindi non sono in ordine, sono in ordine sparso. Perciò dovete prima capire qual è il verbo da inserire nello spazio e poi coniugarlo al presente in base alla frase. Va bene? Allora forse qui, servono un po' più di 5 minuti, ma vediamo. Va bene? Via.
Ci siete? Leggiamo il testo con le soluzioni e poi ne discutiamo. Fatemi sapere, fate un cenno, datemi un segno nella chat. Ok, adesso iniziano ad arrivare tutte le risposte. Ah, poi mi devo ricordare di dire una cosa a proposito dell'esclamazione che vedo Agnieszka ha usato. Andiamo, che spesso viene usata come sinonimo di iniziamo, cominciamo, andiamo avanti, però solo andiamo non funziona tanto in italiano, perché andiamo significa letteralmente andare in un posto. Quindi in questo caso io direi andiamo avanti, cioè proseguiamo con il discorso, oppure continuiamo. Però so che questa parola piace tanto. Andiamo. Allora, leggiamo. Grazie a te per aver scritto perché mi ha dato l'opportunità di menzionare questa cosa. Un'altra opzione può anche essere mettiamoci al lavoro, sì, o all'opera, mettiamoci all'opera. Esatto. Bene, leggiamo. Questo è un annuncio per giovani dai 18 ai 25 anni che vogliono trascorrere un periodo di vacanza lavoro nel nostro albergo, ai piedi dell'Appennino e a pochi chilometri dal mare. Scusate. Il nostro albergo dà la possibilità di lavorare 4 ore al giorno come camerieri e per il resto del tempo scegliere che cosa fare. Se a voi piace la montagna, qui vicino ci sono i sentieri del nostro Appennino. Se invece preferite il mare, dovete solamente prendere l'autobus qui davanti che arriva in spiaggia in 10 minuti. Noi cerchiamo un ragazzo, una ragazza, per lavorare a luglio e agosto. Chi è interessato può scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica. Bene, è semplice questo, è abbastanza semplice. Però se avete domande sul vocabolario, ditemi. Una cosa importante che voglio sottolineare è che da, il verbo dare, vuole l'accento sulla A. È importante perché bisogna differenziare il verbo dalla preposizione semplice da. Dal punto di vista della pronuncia non cambia nulla, ma quando scriviamo, quindi questa è una cosa da ricordare nella lingua scritta, è importante scrivere l'accento sul verbo. Allora, il verbo arrivare. Ho scritto arrivate, ma adesso capisco che è l'autobus che arriva. Esatto, esatto. È l'autobus il soggetto del verbo arrivare. Sì.
Possiamo usare arriverete? No, perché il soggetto è l'autobus. Possiamo usare arriverete se togliamo che. Quindi però c'è che, quindi no. Se scriviamo e, per esempio, dovete prendere l'autobus e arriverete in spiaggia in 10 minuti. Però qui l'esercizio è per il presente. Quindi nell'esercizio no. E comunque dobbiamo cambiare la frase. Dobbiamo mettere una congiunzione coordinante, quindi e. Avevo letto una domanda su intanto rispondo a questa. Che cosa significa i sentieri? I sentieri sono quelle stradine di montagna che si percorrono a piedi. Un sentiero è un percorso nel bosco o in campagna che si percorre camminando o anche in bicicletta, in realtà. Quindi sono dei percorsi a piedi o in bicicletta nella natura. Il significato di trascorrere è passare del tempo. Trascorrere un periodo di tempo. È un sinonimo di passare il tempo. C'era una domanda che non riesco a recuperare sul verbo piacere. Ecco, perché voi piace ma poi voi preferite? Dobbiamo ripassare il verbo piacere. Non è voi piace, è a voi piace la montagna. Il soggetto è la montagna. La montagna piace a voi. A voi piace la montagna. Questa è una caratteristica del verbo piacere. Quindi al primo posto in una frase con il verbo piacere troviamo sempre il pronome o l'oggetto indiretto e il soggetto si trova dopo il verbo piacere. Ok? Quindi qui il soggetto è la montagna. Per questo motivo il verbo è alla terza persona singolare. Va bene? A voi piace significa vi piace, sì. A voi è vi, semplicemente che vi è il pronome atono, se non sbaglio, non mi ricordo mai.
Comunque il significato è lo stesso. A voi è come una esplicitazione del pronome. È possibile cambiare potere e dovere? Cioè scambiare. È possibile scambiare potere e dovere? Uhm, quindi secondo te tu diresti: "Potete solamente prendere l'autobus". No, non funziona. Non funziona perché c'è l'avverbio solamente. Dovete solamente prendere l'autobus. In questo caso potere non funziona. Perché potete solamente prendere l'autobus significa che la vostra unica opzione è quella di prendere l'autobus, capito? Se invece dico: "Dovete solamente prendere l'autobus", significa che non dovete fare niente di complicato per raggiungere la spiaggia, dovete solamente prendere l'autobus. Questo è molto interessante. Grazie per la domanda, Davison. Spero di aver pronunciato bene il tuo nome. Dovete solamente prendere l'autobus per andare al mare. Potete solamente prendere l'autobus per andare al mare. Mh. È chiara questa differenza di sfumatura di significato? Uhm, quindi se dico: "Dovete solamente prendere l'autobus", sto dicendo che non è difficile andare al mare, prendete l'autobus e andate al mare. Dovete solamente prendere l'autobus. Se dico: "Potete solamente prendere l'autobus per andare al mare", sto dicendo che l'unica opzione, l'unica possibilità per raggiungere il mare è prendere l'autobus. Quindi, in questo caso, non è possibile scambiare i 2 verbi modali. Va bene? La frase con "dovete solamente" esprime che è facilissimo andare al mare. Esatto, è facile raggiungere il mare. Non so perché mi viene più naturale "potete". "Dovete" mi sembra come obbligatorio. No, perché c'è l'avverbio solamente che va ad attenuare il significato di dovere. Ma, è una questione di abitudine all'uso di questi 2 verbi. Però se dici: "Potete solamente", stai dicendo che è l'unica opzione. Quindi è proprio un significato diverso.
Allora, io direi che ecco un'altra domanda. Quando so come aggiungere "ci" a "ci sono", quando devi indicare la presenza di qualcuno o di un oggetto in un luogo. Chi c'è in classe oggi? Ci sono Maria, Stefano, Gianni, Vittorio. Che cosa c'è sul tavolo? C'è un bicchiere. È il verbo esserci. È il verbo pronominale esserci. Va bene? Uhm Allora, io direi che siamo arrivati a 1 ora di lezione. Possiamo anche fermarci qui. Sì, sono d'accordo Fatima, è molto interessante e probabilmente, uhm, raccoglierò tanti esempi per fare una lezione sulle sfumature dei verbi modali, perché perché è molto interessante e cambiano veramente i significati. Un altro cambiamento di significato si ha, per esempio, quando si usano con un verbo all'infinito al passato prossimo o all'imperfetto. Anche quello è molto interessante, ma ci arriveremo. Bene, allora, grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata a voi e sono contenta che la sorpresa vi sia piaciuta. Buon proseguimento. Questo video rimarrà su YouTube? Assolutamente sì. Come tutte le dirette. Rimangono sempre sul canale, nella sezione live. Buona serata, ragazzi e ragazze. Buon proseguimento, buon fine settimana, buona domenica e ci vediamo nei prossimi video e sabato prossimo. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie mille Irene, sei veramente troppo gentile. E grazie anche a tutti i nuovi membri al canale e grazie per i super sticker. Sono sempre estremamente apprezzati. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao ciao.